ognuno di noi ha avuto dei miti quando era bambino. Anche tu, vero? Io non ho avuto delle persone, ma i miei idoli erano pupazzi. Oggi ti parlo del papà di questi pupazzi e la sua storia. Sì, il papà dei Muppet. Vuoi conoscerlo con me? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi protagonisti, dei miti e anche le loro leggende. Prima di cominciare ti ricordo che se vuoi seguire i nostri webinar sulla comicità per diventare un attore comico o scrivere per la comicità o semplicemente per studiare le formule comiche, ti puoi informare sul nostro sito e ricevere tutte le informazioni che ti servono. Imparerai a far ridere, ma ora tuffiamoci. Oggi ti parlerò di un personaggio sconosciuto per molti, ma quello che ha realizzato ha dato molto alla TV, al mondo degli effetti speciali, ma soprattutto alla comicità. Tra gli esponenti più importanti e innovativi di questo mondo c'è di sicuro Jim Henson, il papà dei Muppet, grande burattinaio e impresario. Ma la carriera di Henson è stata anche aiutata dal fatto che aveva un formidabile senso dell'umorismo e un'immaginazione visiva veramente stravagante. Henson nasce il 24 settembre del 1936 a Granville, negli Stati Uniti. Inizia ad appassionarsi a quello che poi sarà la sua vera vita lavorativa, già durante l'adolescenza, quando alla fine degli anni 40 vede in televisione i primi spettacoli realizzati con i pupazzi di Bo Stillstrom e Cora Baird. La televisione lo porta in quel mondo incantato dove i pupazzi di legno prendono vita e fatalmente ne rimane affascinato. Inizia così a sviluppare i suoi primi pupazzi già a scuola, lavorando per una stazione televisiva per studenti, nello show televisivo The Junior Morning Show. Successivamente realizza il suo primo spettacolo televisivo intitolato Sam and Friends, dove si intravedono le basi dei suoi futuri successi. Si trattava di uno show di circa 5 minuti, elaborato per la stazione televisiva VRC TV, in cui vede alla luce, anche se in maniera embrionale, uno dei suoi personaggi più famosi, Kermit, la rana. Lo show va avanti dal 55 fino al 61 e ottiene un discreto successo. Pensa che Henson ha iniziato la sua carriera mentre era ancora al liceo, alla prima metà degli anni 50. Henson aveva innumerevoli idee e finì per rivoluzionare l'arte del teatro di figura e sviluppare molte nuove tecniche per adottarla nella televisione e più tardi anche nel cinema. Per millenni il teatro di figura era stato praticato esclusivamente al teatro. In televisione, dove la telecamera poteva essere a pochissimi centimetri di distanza dal soggetto, era necessaria una maggiore sottigliezza, precisione. Henson ha iniziato a realizzare i suoi pupazzi, che ha marchiato poi Muppets, con tessuto e gomma piuma, in modo che i volti potessero essere molto più espressivi. Ha usato le aste, in modo che le braccia potessero gesticolare con una forza e un'immediatezza molto più realistiche di quanto fosse possibile con le corde delle marionette. Infine ha aperto le strade a un'idea che è ovvia al mondo d'oggi. Il proscenio in televisione è la cornice. Qualsiasi cosa al di fuori della cornice è completamente nascosto. Tutto ciò che i burattinai dovevano fare è tenersi fuori dall'inquadratura, consentendo molta più libertà di movimento. Trascorse i suoi primi anni realizzando film sperimentali e spot televisivi, ma divenne rapidamente una sorta di leggenda nel mondo dello spettacolo e a partire dalla metà degli anni 50 era già stato contattato per programmi di varietà televisivi nazionali, come The Tonight Show, Jack Pearce, i programmi in prima serata di Steve Allen e Ed Sullivan. Questa è stata la prima tappa della sua carriera nel varietà. La seconda tappa arrivò nel 69, quando fu assunto dalla Children's Television Workshop per portare i suoi Muppets a Sesame Street, un programma didattico espressamente rivolto ai piccoli telespettatori, in cui una folta schiera di pupazzi, dai caratteri più svariati, ne combinano tra loro in situazioni umoristiche e riprese in live action con l'obiettivo di insegnare sempre qualcosa. Lo show va avanti dal 69 al 90, fa la storia della televisione americana. Si tratta innanzitutto di uno show
innovativo, cioè un intrattenimento educativo, mai visto prima. Inoltre la sua creazione vede la collaborazione attenta di scrittori, produttori, ma anche di educatori e ricercatori, che lavorano in simbiosi per la realizzazione dello show. In questo show Jim Henson dà sfogo alla sua creatività, creando centinaia di personaggi. Allo spettacolo si presenteranno alcuni dei personaggi che rivedremo poi nei Muppet, tra cui Oscar il Brontolone, Bert ed Ernie, Cookie Monster e Big Bird. La semplicità e la comicità era adatta ai bambini e fu un successo facile. Molto di ciò che Henson ha portato a Sesame Street deve qualcosa al vaudeville. Spesso si dimentica che i Muppet erano un appuntamento regolare della prima stagione di Saturday Night Live del 1975. Tuttavia non è stato un matrimonio di successo, perché la maggior parte dei membri del cast e degli scrittori odiavano i Muppet e li hanno cacciati. Quando Henson ha lanciato il Muppet Show, ispirato al vaudeville nel 1976, il suo spettacolo doveva essere un tributo postmoderno al vaudeville. Il Muppet Show aveva tutti gli archetipi del vaudeville ed erano veramente rappresentati. Fai conto: il presentatore Kermit, la diva Miss Piggy, l'ex comic Fozzie Bear, l'eccentrico matto Gonzo, l'accompagnatore Rolf the Dog e persino il direttore di scena Scooter, ma anche i disturbatori Statler e Waldorf. Questo show mi ha ispirato a fare quello che faccio oggi? Sì, perché erano interpreti di storie paradossali ed erano molto diretti, vicini al cuore della gente. Lo sviluppo dei personaggi dei Muppet va a pari passo con le tecniche inventate e applicate da Henson e dai suoi uomini. Infatti l'animatronic diventa parte integrante nella costruzione dei personaggi, che in parte abbandonano la mano per riempirsi di cavi, sensori, pistoni, in grado di donare anche nuove espressioni sempre più vicine alle emozioni umane. Henson mette in piedi un impianto in grado di mostrare nei suoi personaggi espressioni e movimenti realistici, che toccano l'apice dell'animazione dei pupazzi, se pensi al mondo degli effetti speciali. Sì, tutti i personaggi sono mossi da animatori, alcuni pilotano a distanza, altri li indossano, mentre diversi prestano i loro arti per muovere teste, braccia e gambe. Insomma, si fa uso di moltissimi effetti speciali, come set espansi, in post-produzione, chroma key o green screen, modellini. Direi che Henson costruisce i suoi set con dei pavimenti vuoti a scomparsa, in modo da poter sistemare animatori, tecnici, cavi e quant'altro serva alle animazioni dei pupazzi. Lo sforzo è immane, ma i risultati sono davvero pregevoli. Tra l'87 e l'88 va in onda The Storyteller, una nuova serie che si occupa di fiabe popolari che si compone in 9 episodi. La serie vincerà un Emmy e 2 BAFTA TV. Nel 1989 entra in affari con la Disney con un contratto da $150 milioni. La sua speranza è quella di potersi dedicare attivamente e creativamente alle sue creazioni, sapendo di avere un colosso alle spalle in grado di gestire il lato finanziario delle produzioni. Purtroppo, dopo aver finito l'ennesimo lavoro sui Muppet, un'infezione allo streptococco ce lo ha portato via prematuramente all'età di 54 anni. Jim Henson ci lascia. Jim Henson è stato molto di più del papà dei Muppet. Ha stravolto il mondo dei burattini, ha creato un nuovo tipo di televisione con i Muppet e con gli animatronic è entrato nell'Olimpo degli effetti speciali. Ma pochi lo valutano per quello che ha dato alla comicità. Un uomo che conosceva le formule comiche e le sapeva trasmettere ai suoi personaggi. Un modo di fare comicità che ora i ventriloqui o burattinai copiano costantemente, perché lui era un visionario ed è diventato leggenda. Grazie Jim, ti siamo debitori.
che il video ti sia piaciuto soprattutto Jim, e se è così lascia un like e dammi notizie di te, di cosa ne pensi e se anche lui ha influenzato il tuo modo di ridere. Chi è stato il comico o la situazione comica che ti ha influenzato di più? Ciao, al prossimo video. Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh.